Certo. Campana, benvenuti al flash mob per chi suona la campana. Allora, è un periodo di grande prepotenza, ma per la gerarchia ecclesiastica questo non è affatto una novità. E ben si inserisce in questo quadro l'iniziativa che qualche settimana fa ha visto come protagonista il vescovo di Sanremo, Suetta, che ha inaugurato una campana che ogni giorno alle ore 20 suona per le vittime dell'aborto, per dare voce ai bambini non nati, dice. Questa è un'iniziativa che appare particolarmente stridente per tutti noi, per tutti quelli che pensano che ci siano dei bambini nati e che poi invece vengono sottoposti a un vero e proprio omicidio psichico, quello dell'abuso da parte dei preti pedofili. Quindi oggi noi continueremo a suonare questa campana per ricordare quelle vittime e per ricordare che l'aborto, il diritto all'aborto non è un delitto, è un diritto, è una scelta, è qualcosa che ci viene riconosciuta e che la Chiesa, su cui la Chiesa non può interferire. Così come certe classi politiche, certi classi dirigenti non possono permettersi di avvallare questa interferenza e usufruirne a livello di propaganda politica. Oggi suoneremo questa campana perché le vittime, i bambini abusati, hanno bisogno di una loro voce. Sarà la nostra campana e i numeri sono impressionanti. Ce ne parlerà Francesco Zanardi di Rete l'Abuso, a cui cedo il microfono. Eccoci, volevamo fare l'elenco dei casi che abbiamo censito in Italia, i casi che abbiamo censito in Italia, che non sono tutti, sono solo appunto dei pochi censiti, poi però essendo molti ci limitiamo a dare delle cifre. Ecco. Partiamo da quelli della Liguria, i preti pedofili censiti in Liguria, censiamo 70 casi, di cui 15 a Genova, 24 a Imperia, 10 a La Spezia e 21 a Savona. Di questi casi 51 sono stati omessi alla giustizia, quindi non sono arrivati a giudizio. Hanno prodotto dal 2000 un totale di 209 vittime, cioè 2009 vittime, di cui 25 donne e 184 uomini, tutti minorenni, tranne 9 adulti vulnerabili. In Italia invece la situazione è su 21.000 preti che attualmente sono attivi in Italia, i casi sono 1.164 di sacerdoti denunciati per molestie sessuali dal 2000 al 2025. Di questi soltanto 157 hanno raggiunto la condanna definitiva, grazie ai tribunali italiani, però non quelli canonici. In Italia le vittime prodotte da questi preti, da questi 1.164 casi, sono 4.694, di cui 554 sono bambine, 4.140 sono bambini, 174 invece sono gli adulti vulnerabili e 11 le persone con disabilità. Vai, vai. Prego io. Mi ho preso una pausa. Allora, io ho fatto un comunicato stampa, l'ho fatto contro il vescovo Suetta, principalmente perché quello che mi dà veramente fastidio è idealizzare questa campana e dargli un significato che è soprattutto politico. Il 22 maggio del 78 abbiamo fatto una conquista importante in Italia con la legge 194. Io sono stato anche vittima perché ho perso un bambino, quindi assolutamente, come ho già ripetuto più volte, se tornassi indietro rifarei la stessa scelta di tenerlo, nonostante abbia avuto solo una settimana di vita, magari poi facendo altro. Però allo stesso tempo, io supporto e aiuto tutte le persone che scelgono di abortire.
perché secondo me è un diritto di scelta che ogni donna deve avere, ogni famiglia deve avere, e anzi, e so esattamente quanto coraggio ci voglia per lasciare parte una vita di sé. Quindi assolutamente, cioè, sono contrario a questa campana delle 20, sono contrario alla decisione dell'Arcidiocesi di Sanremo Ventimiglia. Prego. Il tuo nome? Buonasera, sono Roberta, faccio parte del movimento Nulla di meno di Savona. Ci sono poche parole da dire. Noi trattiamo violenza contro le donne quasi quotidianamente, ma la violenza più terribile, una delle violenze più gravi, sono quelle perpetrate nei confronti di bambini e di bambine. In più, quando questa violenza viene perpetrata da chi dovrebbe proteggerli, abbiamo veramente toccato il fondo. Questa campana è priva di senso, la nostra che suona per sottolineare le parole mi sembra che abbia più senso. Difendiamo il diritto di abortire, chi vuole portare avanti una gravidanza la può portare liberamente, chi non vuole portare avanti una gravidanza dovrebbe essere assolutamente libero di gestirsi il proprio corpo così come vuole. Grazie. Adesso passiamo alla lettura di qualche ricordo, qualche nome di persona che ha subito questa violenza perpetrata dai preti pedofili. Sono storie appena accennate, sono storie che però rievocano un mondo di dolore su cui la Chiesa non è intervenuta, su cui la Chiesa continua ad insabbiare. Lascio il primo intervento a Francesco che ci racconta. Posso andare io? Allora vi racconto la storia di Alessandro. Dice: il mio nome era Alessandro, all'età di 10 anni, spinto da una fede sincera e pura, volli entrare in seminario. La mia famiglia mi sostenne pienamente. Purtroppo dovetti fare i conti con un orco che faceva il mio stesso a fuggire dal seminario e a iniziare un percorso autodistruttivo che mi fece ammalare e perdere la vita. Samir era nella comunità per minori di Don Giorgio in via Manzoni a Savona. Lui aveva fatto togliere tutte le porte delle nostre camere da letto in modo che non cercassimo di sfuggire alle sue perversioni chiudendoci in stanza. Mirko. Frequentavo la parrocchia di Orco Feglino e un sabato andai in gita con i ragazzi della comunità dei minori gestita da Don Nello. La sera stessa, in tenda, mi stuprò. Sul mio petto ho fatto tatuare un rosario con una lametta al posto della croce, il ricordo che mi è rimasto della Chiesa. Eric, i servizi sociali mi avevano tolto la famiglia perché mio padre mi violentava. Mi mandarono nella comunità gestita da Don Gerardo. Non capii mai perché. Sandro, a 11 anni entrai in seminario. Come tanti altri subì da subito le morbose attenzioni di Don Pinetto, finché un giorno scappai. Arrivato a casa raccontai tutto a mio padre, ma non mi credette e mi riempì di botte. Luca, con i miei amici avevo deciso di andare in campeggio con gli scout e fu lì, mentre lavavo i piatti, che il Don mi aggredì. Appena ebbi l'occasione scappai. Mi trovavano solo la sera, in stato di shock. Non mi portarono neppure in un pronto soccorso. Il rischio era che raccontassi quanto mi era successo. Sara, a Santa Margherita d'inverno c'era poca gente, solo noi del posto, e da ragazza andavo col mio gruppo di amici in parrocchia. Lì conobbi Don Giuseppe. Don Francesco aveva aperto una missione in Uruguay nella quale accoglieva i bambini orfani, come me e mio fratello. Violento entrambi. Venni in Italia per denunciare alla Chiesa quello che facevano i ragazzi della missione, ma la Chiesa non prese alcun provvedimento. Paolo, avevo 11 anni, mia madre aveva il cancro e così passavo molto tempo in parrocchia. Frate Luca mi accolse da subito con affetto, pregava per me. Presto però mi accorsi che non pregava. Mi prendeva anche nella fede. Basta, direi che è concluso qui il telefono. Grazie a tutti.